Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui per parlare del volante Vota di 3D Rap, volante dell'azienda avellinese. Ma visto che voglio parlare subito delle sue caratteristiche tecniche, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto siamo qui oggi per parlare del volante Vota e subito voglio descrivervi cosa troverete all'interno della confezione. Per prima cosa, 2 set di adesivi per andare a personalizzare il vostro volante e un set di adesivi 3D Rap, delle viti per andarlo a montare sui vari quick release e infine un cavo spiralato telato USB di tipo 2 e un connettore totalmente in metallo 4 poli. In realtà non è molto lungo, ma ve ne parlerò dopo. Infine il volante, ben protetto da una bella custodia in stoffa. Arriviamo subito a parlare dell'aspetto più importante, il suo form factor, un volante da 29 cm con impugnature in gomma 65 shore texturizzate. Allora, come tipologia di gomma mi è piaciuta molto, ha un ottimo grip sia con i guanti che senza. In realtà a livello di rifinitura non mi ha fatto impazzire particolarmente che si veda, vedete, questo è praticamente un segno dei due stampi quando si fa lo stampo diretto sul carbonio. Sì, proprio in questo caso la gomma è direttamente saldata alla parte del front plate in carbonio da 5 mm che dà proprio una struttura totalmente rigida a questo volante. Parliamo di carbonio forgiato, vedo di farvelo vedere, ha una rifinitura lucida. Nella parte qui sotto abbiamo una parte in plexiglass con la scritta Vota serigrafata sopra e nella parte centrale c'è sagomato lo stemma di 3D Rap che poi ve lo farò vedere, è illuminato. A livello di ergonomia vi faccio vedere subito, io l'ho trovata ottima, anche se nella parte qui dietro, vedo di farvela vedere qui, l'avrei preferita leggermente più stondata per la parte del pollice, ma si nota soprattutto se lo utilizzate senza guanti. Anche la tipologia di gomma utilizzata dà un ottimo grip, anche utilizzata direttamente a mani nude, ma tende un pochino a trattenere un po' di polvere e residui di pelle. Però proprio a livello ergonomico, vi faccio vedere subito anche come si comporta, perché poi questa è la cosa più importante, l'ergonomia tra le mani l'ho trovata ottima. Io di solito le frizioni le tengo con il mignolo e questa è la disposizione. E arriviamo adesso a parlare della dotazione pulsanti. Abbiamo 3 pulsanti da questo lato, 3 da quest'altro. Hanno un click molto deciso e breve, sono fatti di una plastica un po' porosa, un po' opaca nella rifinitura, lasciano passare il giusto quantitativo di luce. Voglio fare però una piccola nota sugli adesivi. Come vedete io ne ho utilizzati 2 con lo sfondo nero e 1 con lo sfondo trasparente. In realtà anche quelli con lo sfondo nero lasciano passare un po' di luce e questa cosa non mi ha fatto particolarmente impazzire, perché se scelgo questo genere di colorazione mi piacerebbe che il nero andasse totalmente a coprire la parte di zona luminosa e si vedesse soltanto il cerchietto con la funzione illuminata. I pulsanti poi sono ben protetti da queste cover cap in plastica stampata in 3D, ma è una stampa di tipo industriale, la conosciamo già anche da altri tipi di volanti. Il tipo di rifinitura scelta per questa plastica, come vedete, è un pochino grezzo. Cerco di farvelo vedere al meglio, ma li ho trovati molto piacevoli anche alla vista. Sempre nello stesso genere di plastica e lavorazione abbiamo qui i 2 funky switch. Sono funky switch a 7 vie, direzionali, rotabili e premibili.
In realtà finisce qui la dotazione di serie di questo volante. In realtà avrei preferito almeno un rotary o sopra o sotto per andare a completare, perché sono un po' più semplici da utilizzare. Potete utilizzare anche quelli dei Funky Switch, ma dovete sempre lasciare la presa del volante. Quelli posti in questi punti qui sono un po' più semplici per essere utilizzati. Tutti i pulsanti sono retroilluminati RGB, vi faccio vedere un piccolo video come poterli configurare. Potrete poi tramite SIMAB andare a modificare tutti quanti i colori. Vi faccio vedere per esempio adesso il simbolo di 3D Wrap, come lo vado a cambiare. Scegliete il colore che volete, oppure poi lo potete andare a modificare e scegliere anche la sfumatura del singolo colore, e tutto questo semplicemente tramite SIMAB. Troverete, scaricando l'ultima versione di SIMAB, la versione 9, già all'interno dei device proprio il volante VOTA, e andate quindi a configurarlo come meglio credete. Come vedete in questa parte scegliamo il colore, in questo caso rimetto il bianco, oppure andate a scegliere voi quale pulsante andare a cambiare di colore, date ok, e a questo punto potrete anche decidere l'intensità dell'illuminazione fino praticamente a spengerla, e quindi sfruttare tutte le potenzialità di SIMAB. Ciao ragazzi, bentornati. La configurazione SIMAB è davvero semplice e l'ho trovata ottima. È una via che ultimamente tanti produttori stanno prendendo, cioè cercare di interfacciarsi con SIMAB, che ormai tutti noi utilizziamo, per andare a configurare e personalizzare i propri prodotti. Arriviamo adesso a parlare della parte dietro. Tutta la cover è sempre fatta in stampa 3D di carattere industriale, con il loghino, vediamo se riesco a farvelo vedere, serigrafato 3D Wrap sopra, e un bel Made in Italy nella parte sotto. In realtà non è la struttura portante del volante, perché tutto il volante si tiene nella front plate, e anche con il mozzo dietro è direttamente collegato alla parte frontale. Quindi a livello di torsione l'ho trovato ottimo, al pari di prodotti anche ben più costosi. Parliamo adesso delle palette. Sono magnetiche, un cambio molto ben realizzato. In realtà è un tipo di lavorazione che a mio avviso fa scendere proprio il costo del prodotto, ma ve ne parlerò alla fine di quanto costa il volante, ma che offre senza dubbio la giusta funzionalità. Anche la forza attrattiva non è tra i più duri, ma l'ho trovata corretta. Se vorrete potrete aggiungere delle calamite nella parte dietro e aumentare la forza di stacco, ma sinceramente non andrei a esagerare. La parte dei paddle è leggermente smussata, non sono i paddle più smussati che io abbia mai visto, e sono di uno spessore di 3 mm. In più le palette possono spostarsi più nella parte esterna, un pochino più nella parte interna. In realtà così sono praticamente nella parte più interna possibile. Vi faccio vedere anche quanto sono allineate rispetto al volante, ma le potete anche spostare. Nella parte interna della paletta, in questo caso, c'è sempre anche un'altra piccola parte fatta in stampa 3D, ma in realtà a livello di rigidità, di sensazione, di compattezza, personalmente non ho trovato nessun tipo di problema. Stessa cosa per la frizione, in cui la parte in stampa 3D fa parte proprio della paletta, ma personalmente l'ho trovata rigida e con un senso di solidità di alto livello, anche fatta in plastica. In questo caso non abbiamo molle, ma funziona solamente con l'attrazione del magnete. E a livello elettronico un potenziometro posto qui. In realtà è coperto da questa cover in stampa 3D, in questo caso credo proprio realizzata in TPU, fatta dai ragazzi di 3D Wrap. Per connettersi al PC, in questo caso avrete bisogno di un cavo. Questo è il connettore. Vi faccio vedere anche, eccoci qua, come si connette. A un verso, se vedete, c'è una piccola scanalatura nel connettore, si posiziona così e poi si va a avvitare. In questo caso vi faccio vedere, ragazzi, io ho le mani grandi, fatico a stringerlo, fate una scanalatura un po' più grande. Detto questo, comunque una volta connesso non ci sono problemi. Vi faccio vedere anche il cavo, perché è un pochino corto. Io ho un prolunga USB direttamente sotto al volante. Vi faccio vedere come comunque il cavo tende a rotolarsi sul mozzo. Non ho avuto particolari problemi in una rotazione di 900 gradi, quindi non penso che neanche voi a casa questo per voi possa essere un problema. Un altro piccolo aspetto di cui voglio parlarvi delle frizioni riguarda questo potenziometro, sempre con una cover cap in stampa 3D, e va a regolare la quantità di segnale
delle palette, perché come sapete quando si utilizzano le dual clutch si tengono premute entrambe, una volta partiti se ne rilascia una e questa va selezionata con un livello di segnale pari a quello che vi servirà con la macchina per avere quella sorta di momento in cui le gomme stanno per attaccare e poi rilasciare la seconda paletta. In questo caso, tenendo premuta questa paletta, potrete andare direttamente in game muovendo il potenziometro a selezionare quanto segnale deve avere questa paletta. L'ho trovato molto veloce e molto efficace. Arriviamo adesso a parlarvi di quella che è la particolarità di questo volante, che è il mozzo. Praticamente nella parte di collegamento al volante stesso è disassato. Cosa significa? Che se lo montate in un verso e nell'altra cambia il centro di rotazione. Come è montato in questo caso, il centro di rotazione è perfettamente posizionato al centro del volante, quindi il volante girerà in questo modo. Ruotandolo, quello che loro considerano la posizione formula, in realtà il centro si abbassa e quindi il volante non ruoterà più nel suo asse centrale, ma descriverà un piccolo cerchio. E questo andrà a modificare quello che è il feedback tra le mani. In realtà ho fatto dei video, non si riesce a percepire da un video anche fatto nello specifico della cosa, ma perché in realtà il punto di centro cambia veramente di poco, ma tra le mani si sente un movimento leggermente diverso e si percepiscono gli effetti del feedback in modo diverso. Personalmente preferisco sempre il centro al centro del volante, allineato dove ci sono i pollici e in realtà la parte dei paddle. Ma scegliete voi e fate i vostri test per vedere cosa vi rende più felici. Anche perché in realtà la rotazione fatta in corso d'opera, per esempio nel caso del SynCube 2, ma in molti volanti in cui in realtà la parte del quick release ha un verso in cui deve essere montato, in realtà dovete ricentrare nuovamente il volante all'interno del vostro software. Detto questo, penso di avervi detto tutto, vi faccio vedere il volante in azione. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Aspetto importante è l'ergonomia e sotto quel punto di vista mi sono trovato molto bene nella disposizione del cambio e delle frizioni, ma soprattutto anche con il genere di impugnatura che questo volante offre. In realtà con le mani si sente un pochino questo piccola rifinitura che c'è qua nella parte laterale. Io in realtà lo utilizzo praticamente nella maggior parte dei casi sempre con i guanti e quindi per me non è stato un particolare problema. Un pochino ho sentito l'assenza dei rotari un pochino più comodi, perché io di solito li utilizzo per il traction control e ABS, che sono due funzioni che utilizzo spesso nei simulatori, soprattutto in corso d'opera e in gare più lunghe, e dover spostare per forza la mano per andare ad agire su queste parti centrali non mi fa impazzire, ma sicuramente è possibile anche con questo genere di volante. A livello estetico consiglierei ai ragazzi di 3D Rap di creare anche degli adesivi da poter mettere anche su questa parte qua, perché personalmente mi piacerebbe anche che magari fosse possibile mettere dei loghi reali automobilisti, ma penso anche che aziende di terze parti sicuramente si muoveranno in tal senso. Anche sempre sul discorso adesivi consiglio di cercare di creare degli adesivi più coprenti per quanto riguarda questi scuri, ve li faccio rivedere, ma per il resto non lo do obiettare, considerando che il volante costa 429 euro.
un prezzo molto interessante, soprattutto perché è già completo anche di frizioni. Credo che così completo sia tra i volanti di questa fascia meno costosi che conosco, ma sicuramente ha una linea, ha un carattere molto deciso. Naturalmente il gusto io lo lascio sempre a voi. Io ragazzi lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare e per 3D Rap un piccolo codice sconto che inserirò qui sotto al video. Spero che la recensione e tutti gli aspetti che magari a voi potevano interessare vi sia piaciuta. Naturalmente se avete qualche domanda più nello specifico che magari su un argomento che non ho trattato durante la recensione, scrivetelo nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Con questo ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima review. Ciao!